play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Tra le varie tipologie di serial killer ne esiste una che seleziona le sue vittime apparentemente a caso in base a una logica che è indecifrabile sia per gli investigatori che per gli psicologi forensi. Il serial killer visionario è qualcuno che soffre di dissociazione dalla realtà. Questi assassini commettono omicidi in risposta a voci o visioni e spesso sono diagnosticati come psicotici perché credono che un potere superiore abbia preso il sopravvento su di loro e li spinga a commettere crimini orribili. Alcuni di questi poteri superiori includono demoni, angeli, il diavolo o addirittura Dio. Gli assassini visionari rientrano quasi sempre nella categoria dei serial killer disorganizzati secondo la definizione data dall'FBI a causa dell'impulsività che guida le loro azioni criminali. Non sono pianificatori scrupolosi come le loro controparti organizzate e giusto per capirci nulla a che vedere con il freddo e meticoloso Ted Bundy. Inoltre i killer visionari sono focalizzati sull'obiettivo immediato, che è uccidere. Herbert Mullin era uno di loro. Uccise 13 persone all'inizio degli anni 70 perché credeva che le vittime americane nella guerra del Vietnam stessero in qualche modo prevenendo un catastrofico terremoto in California. Con la fine della guerra e la diminuzione delle vittime negli Stati Uniti, Mullin affermò che una voce suprema gli disse di aumentare il numero dei sacrifici umani per ritardare un terremoto che avrebbe fatto precipitare la California nell'oceano. Dopo la sua cattura, Mullin confessò i suoi crimini e affermò che quell'evento catastrofico non c'era stato grazie alla sua azione criminale. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Il 1970 fu un anno particolarmente sanguinoso per gli Stati Uniti. Un anno prima c'era stata la strage di Cielo Drive, pianificata e ordinata da Charles Manson, in cui furono assassinati Sharon Tate e 4 suoi amici. Poco tempo dopo toccò a Lino LaBianca e sua moglie. Nel 1970 però il 24enne John Linley Frazier avrebbe messo in moto una catena di eventi che sarebbe entrata di diritto nella storia criminale degli Stati Uniti d'America. Il caso di oggi, amici, riguarda uno dei delitti di massa più efferati mai commessi ed è particolarmente agghiacciante per le motivazioni che hanno scatenato la furia omicida del killer. John Linley Frazier era un giovane con una moglie adorabile e un bellissimo bambino che a un certo punto della sua vita, sembra a causa di un incidente d'auto, intraprese un oscuro percorso autodistruttivo. Nel corso degli anni 70 Santa Cruz in California era il paradiso della controcultura hippie, il movimento culturale che respingeva le istituzioni, criticava i valori della classe media ed era contrario alle armi nucleari. Gli hippie abbracciarono anche molti aspetti della filosofia orientale, spesso erano vegetariani e convintamente ambientalisti. John era diventato uno di loro. A suo modo condivideva i principi cristiani al punto da diventare un vorace lettore della Bibbia. Col passare del tempo si era convinto di essere il Giovanni a cui si fa riferimento nel libro dell'Apocalisse del Nuovo Testamento. Sua moglie e sua madre provarono a convincerlo a sottoporsi a una terapia psicologica ma senza successo. Confessò a sua moglie la sua intenzione di punire i materialisti perché John pensava che solo così avrebbe potuto realizzare il suo destino. Seguace degli insegnamenti di Charles Manson, Frazier iniziò a diventare ossessionato da un chirurgo oculista del posto di nome Victor Ota. Un 45enne nippo-americano, il dottor Ota era molto apprezzato nella comunità e aveva uno stile di vita da favola.
Viveva in una sontuosa villa in cima alle colline montuose di Sockwell e guidava una Rolls Royce indossando costose sciarpe di seta colorate come accessori del suo abbigliamento fatto su misura. Sfortunatamente per lui divenne senza saperlo la vittima predestinata di Fraser. John divenne ossessionato da Ota a causa del suo ostentato materialismo e la totale indifferenza nei confronti dell'ambiente. Insomma, quell'uomo rappresentava tutto ciò che John Fraser odiava visceralmente. Per sua sfortuna il dottore era completamente ignaro di quello che stava per succedere a lui e alla sua famiglia. In preparazione del suo folle piano omicida, Fraser si rifugiò in una vicina baracca nascosta nella macchia, vicino a un cimitero di veicoli abbandonati, situata a meno di 1 miglio dalla residenza degli Ota. L'uomo era addirittura arrivato a fare irruzione nella loro residenza quando nessuno era in casa, rubando persino un paio di binocoli che usava per spiarli. Fraser seguiva spesso il medico fino al suo studio situato in una zona residenziale su un crinale che si affacciava sull'Oceano Pacifico. Una volta gli aveva persino lasciato un biglietto con delle minacce deliranti sul parabrezza dell'auto. Oggi la terza guerra mondiale verrà scatenata contro di te dall'universo libero. Da questo giorno in poi chiunque o qualsiasi compagnia di persone che non rispetti l'ambiente naturale o contribuisca a distruggerlo subirà la pena di morte. Il materialismo deve finire o l'umanità non si salverà. Su quel foglio comparivano i 4 simboli dell'arte della predizione del futuro medievale usati nei tarocchi: il cavaliere di bastoni, quello di coppe, il cavaliere di denari e quello di spade. Fraser era fermamente convinto che il dottor Ota dovesse morire perché in possesso di molti beni materiali, una cosa secondo lui intollerabile. Il 19 ottobre del 1970 a Santa Cruz in California la sua delirante follia omicida lo portò a compiere uno dei peggiori massacri che la storia degli Stati Uniti ricordi. Fraser fece irruzione nella villa degli Ota con una pistola. All'interno c'erano il dottore, sua moglie, i loro 2 figli e la segretaria. Poi li portò fuori in giardino e dopo averli legati tutti con delle sciarpe di seta li fece inginocchiare. In quel momento era in preda a un delirio mistico. Quello che stava per fare non era altro che eseguire un ordine supremo, una volontà divina. Poi, uno alla volta, con cinica determinazione li uccise tutti con almeno un colpo di pistola e gettò i loro corpi nella piscina. Quel giorno morirono la moglie del dottor Ota, Virginia, 41 anni, i suoi 2 figli Derrick di 12 e Taggart di 11, la segretaria dei medici Dorothy Cadwallader di 38 anni e il dottore stesso. Non contento, Fraser sparò e uccise anche il gatto di famiglia, tutto in nome della sua battaglia contro il materialismo. Lo sceriffo e coroner Doug James fu incaricato del recupero dei corpi. I rapporti dell'autopsia indicavano che il dottor Ota era stato colpito 2 volte alla schiena e una sotto il braccio con una pistola calibro 38, mentre ciascuno degli altri aveva subito un singolo colpo alla nuca con una pistola calibro 22. Nei polmoni di alcune delle vittime fu rinvenuta una certa quantità di acqua. Questo faceva pensare che fossero ancora vive quando Fraser li spinse nella piscina. Ben presto venne alla luce che la station wagon Oldsmobile del 1968 verde scuro di Virginia Ota era scomparsa. Pensando che l'avesse presa l'assassino, un avviso fu inviato a tutti gli agenti di pattuglia, ma era chiaro che in quel momento il killer aveva un bel vantaggio. Gli investigatori si guardarono intorno alla ricerca di probabili sospetti. Santa Cruz non era lontano dalla cittadina dove si concentrava la comunità hippie, 8 Ashbury, vicino a San Francisco, una località balneare di fronte all'oceano che era il ricettacolo di varia umanità non tutta ben disposta nei confronti del prossimo. Jack Cadwallader era il marito della segretaria assassinata nella villa degli Ota. Dopo aver saputo della morte di sua moglie passò la notte con una pistola carica a difesa dei suoi 2 figli. «Non voglio che qualche pazzo venga da queste parti», disse. Credeva che quella strage fosse opera di qualche squilibrato agli ordini di Charles Manson. L'uomo smentì le voci secondo cui sua moglie si trovava a casa degli Ota per fare da babysitter ai ragazzi mentre i genitori erano fuori a cena quella sera.
Tutto quello che sapeva era che sua moglie, che aveva lavorato per il dottore per 8 anni, lunedì sera non era tornata a casa dall'ufficio, non lavorava in quella casa, quindi non aveva idea del perché fosse lì. Dopo gli omicidi il killer aveva dato fuoco alla villa e spostato la macchina Lincoln Continental di famiglia nel vialetto per impedire ai soccorritori di entrare. I vigili del fuoco giunti sul posto impiegarono un po' per avere ragione delle fiamme e furono sollevati quando scoprirono che all'interno della casa non c'era nessuno, fino a quando uno di loro non andò sul retro e nella piscina fece la macabra scoperta. L'acqua era di un colore rosso sangue e al vigile del fuoco gli ci volle un po' per realizzare quello che era successo. Quello fu il primo omicidio di massa nella storia di Santa Cruz. Non passò molto tempo prima che Frazier fosse incriminato e arrestato per gli omicidi. Giovedì mattina la polizia lo andò a cercare nella sua baracca vicino a Cornwall Road. Scoprirono che aveva costruito un ponte levatoio con cavi e assi su un ripido burrone per rendere difficile l'accesso a chiunque. Mentre dall'esterno quella baracca sembrava decrepita, l'interno era rivestito di moquette, pulito e molto più presentabile. Era solo a mezzo miglio dalla residenza degli Ota e da casa sua poteva alzare lo sguardo attraverso gli alberi e scorgere la villa. I poliziotti non lo trovarono a casa quel giorno e molti lo aspettarono fino al suo arresto all'alba di venerdì 25 ottobre. Sembra che Frazier fosse rientrato a dormire senza che la polizia lo vedesse, ma al sorgere del sole gli agenti fecero irruzione e lo trovarono a letto. Non oppose resistenza e chiese solo di poter bere un bicchiere d'acqua. Tuttavia la polizia continuava a sospettare che più di una persona fosse stata coinvolta in quel massacro. Sembrava improbabile che un solo uomo armato avesse avuto la meglio su 5 persone. Eppure era stato proprio così. Quando si sparse la voce della strage, alcuni hippie coetanei di Frazier, infuriati per la carneficina che aveva inflitto a una famiglia innocente, decisero di testimoniare contro di lui al processo. Dissero che lo avevano sentito minacciare più volte di voler uccidere il dottor Ota e la sua famiglia. Le 2 figlie del dottore di 15 e 18 anni si trovavano entrambe in collegio durante quell'orribile evento. Tuttavia le tragedie della famiglia non erano ancora finite. Nel 1977 Taura, 25 anni, si suicidò. Non riuscì mai a superare il dolore della perdita della sua famiglia. Fu trovata morta per asfissia da monossido di carbonio in un'auto nel garage di sua suocera. Come se questo non bastasse, nel 1979 un'altra tragedia si abbatté sulla famiglia. La madre della dottoressa Ota si suicidò impiccandosi nel bagno mentre si trovava in una casa di convalescenza. Aveva 78 anni. Anche lei non poté sopportare il dolore di un'intera famiglia perduta. Ad amici e conoscenti confessò di sentirsi come se fosse stata maledetta dopo quella tragedia. A questo punto la figlia più giovane, Lark, era l'unica sopravvissuta della famiglia Ota. Negli anni successivi la villa con i suoi 10 acri fu restaurata e messa sul mercato dalla Wells Fargo Bank per $185.000, una minima parte del suo valore reale. John Linley Frazier fu citato in giudizio davanti al giudice del tribunale municipale Donald O. May il 25 ottobre con 5 capi di imputazione per omicidio. Rimase in piedi con le mani all'interno della tuta di jeans in evidente stato di agitazione. Per conto di Frazier, il vice difensore pubblico James Jackson dello studio legale Britton & Jackson presentò una dichiarazione di non colpevolezza con la speranza di ottenere una valutazione psichiatrica. Donald T. Linda fu uno dei 3 psichiatri forensi che testimoniarono al processo. Dopo aver visitato Frazier il 17 novembre 1970 e aver parlato a lungo con la moglie, i parenti e gli amici del killer, arrivò alla conclusione che si trattasse di uno schizofrenico paranoico che al momento degli omicidi non era in grado di distinguere il bene dal male. Secondo lo psichiatra, John si considerava un agente speciale inviato da Dio per salvare la terra. Anche sua moglie lo aveva sentito più volte ripetere queste deliranti affermazioni durante le estati del 1969 e 70. Apparentemente era diventato sempre più paranoico, fino a quando non si era definitivamente staccato da lei e dal loro bambino per andare a vivere nei boschi. Non si fidava più di nessuno, per lui uccidere era diventato necessario.
Durante la seconda settimana di dicembre lo psichiatra John Pesce dell'Agnew State Hospital affermò che Fraser soffriva di un disturbo della personalità, non di psicosi, era un sociopatico non schizofrenico e non rinnegava nulla di ciò che aveva fatto. Quindi secondo lo psichiatra non poteva essere considerato come incapace di intendere e di volere. Non solo, non aveva imparato nulla dalle sue azioni ed era quindi ancora un pericolo per la società. Il 3 dicembre Fraser arrivò in aula con un look bizzarro, si era rasato metà capelli e barba compreso un sopracciglio, sembrava che lo avesse fatto in modo che la giuria pensasse che stesse simulando di essere pazzo. Sì, perché lui in realtà voleva essere giustiziato, non finire in un manicomio, e questa, se ce ne fosse bisogno, era un'ulteriore prova della sua visione distorta della realtà. John Linley Fraser fu condannato a morte, tuttavia la sua condanna venne convertita in ergastolo dopo la prima abolizione della pena di morte in California nel 1972. L'uomo ha scontato la maggior parte della pena nella struttura della prigione statale di Mule Creek. Il 13 agosto del 2009 si è impiccato in carcere nella sua cella, aveva 62 anni. I funzionari della prigione furono sorpresi da quel gesto. Fraser infatti, a parte qualche piccola infrazione, era stato un detenuto modello.